Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto vediamo le energie principali, segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo un po' appesantiti con questa montagna, a volte può indicare una fase di blocco, oppure una fase di stanchezza, di pesantezza, lentezza anche nelle varie situazioni. Se il blocco o la pesantezza dipende magari dalle vostre energie e vi sentite un po' stanchi, allora la montagna magari ci fa capire che dobbiamo accogliere questo blocco per riposarci, per ricaricare un po' le nostre energie, altrimenti ci possono essere delle situazioni, delle cose che ci bloccano, un ostacolo, un ritardo, un'opposizione, a volte anche avere a che fare con delle persone che sono delle montagne, e cioè comunque molto testate e molto oppositive. Il 3 della nave o del battello ci parla di viaggio. Allora, può avere a che fare veramente con il viaggio, quindi con spostamenti. Io mi auguro assolutamente che voi possiate, diciamo, partire per le vacanze o essere effettivamente in vacanza. Allora abbiamo l'idea del viaggio in questo senso, di goderci un momento, di stare bene, qualcosa di positivo. Altrimenti può riguardare un viaggio un po' più a livello metaforico e personale, come un cambiamento, un miglioramento, una fase dove i nostri desideri possono incominciare ad avviarsi, a prendere il largo, soprattutto anche attraverso la chiarezza, o visto che c'è l'anello potrebbe essere un aiuto, potrebbe essere un sostegno, un accordo o anche prendere un impegno che può essere sia con una persona ma anche un impegno con noi stessi, verso noi, e quindi queste carte ci stanno dicendo che è il momento giusto in qualche modo di partire, di incominciare qualcosa. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. Abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso vediamo gli altri ambiti. Partiamo dall'amore, coppia single. In questo ambito possiamo anche carpire delle informazioni che riguardano le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Abbiamo questo bel girasole che porta felicità, gioia, anche cose positive nella relazione stessa, cioè fiducia, rispetto, reciprocità, sincerità. Quindi partiamo con il piede giusto, o comunque sapendo che di base ci sono queste cose. Magari bisogna fare un po' di attenzione ad alcune emozioni o alcune divergenze di idee, di progetti, di cose che magari creano un po' di tensione. La peonia però potrebbe essere anche positiva, quindi dipende in che circostanza, perché l'aspetto positivo è quello di concedersi uno strappo alla regola, di concedersi una piccola trasgressione. Ad esempio mi viene in mente, per noi stessi, siamo a dieta o ci sono alcune cose che stiamo facendo attenzione alle nostre finanze, diciamo, però perché non concedersi una coccola con la persona amata o con le persone più care, magari appunto con un viaggetto, una gita, o una super cena, insomma, per dire, per farvi capire che effettivamente potrebbe esserci questa fase. Di contro, ovviamente vi ricordo che le emozioni sono molto forti, allora quindi è
è facile che magari ci possa essere uno scontro per un'idea, diversa. Alcune carte possono indicare la possibilità che magari potessi incontrare, rivedere, risentire una persona o del passato o che magari non sentivate da un po' di tempo, e questo vale un po' per tutti. Per i single, se state conoscendo e frequentando una persona, ci possono essere alti e bassi, distacchi e allontanamenti, questo dipende, magari alcuni di voi, se vivono una situazione del genere, potrebbe essere un po' pesante, un po' fastidiosa, perché al momento procede in questo modo e alcune cose possono dare abbastanza fastidio. Altrimenti alti e bassi, magari non siete molto soddisfatti di come sta andando in questo ambito alcune cose, può esserci quella trasgressione, quel coinvolgimento per un'eventuale possibile avventura o anche conoscenza con una forte emozione, poi insomma da vedere successivamente se finisce, diciamo, lì perché non ci sono i presupposti, oppure se in qualche modo può andare avanti. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Quindi non solo lavoro, effettivamente se siete in vacanza, diciamo, le finanze in realtà sono sempre al centro delle nostre attenzioni, o comunque magari c'è qualcosa che stiamo pensando, stiamo valutando, quindi consiglio di ascoltare, perché si vede o la pausa, una fase di fermo e me lo auguro assolutamente, o altrimenti ci sono alcune cose che sono bloccate all'esterno e quindi pur lavorando, pur facendo qualcosa, uhm, magari c'è un blocco naturale e quindi non vi dovete preoccupare, magari si deve semplicemente aspettare che venga superata questo periodo, questa montagna, come abbiamo visto sin dall'inizio, e poi accogliere questa bellissima carta. Il fatto che salti fuori proprio nel corso della settimana può anche indicare che ci sia un nuovo sviluppo, delle nuove idee, delle novità che possono essere interessanti da svilupparsi successivamente. Quindi ecco perché dico di accogliere questa carta, che tendenzialmente è una carta di un cambiamento positivo, di speranze che si possono realizzare, di alcune soluzioni di problemi. Per esempio può saltar fuori un'idea o una soluzione che vi metterà nelle condizioni o di risolvere immediatamente qualcosa, oppure poi di trovare il momento giusto per andare a risolverla successivamente. Positiva anche magari per chi è in cerca di lavoro, quindi si vede una fase sì di blocco per situazioni esterne, ma che viene comunque ribaltata da qualche novità, da qualche sorpresa positiva. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!